il nostro senso buono. Funzionale. Nel nostro viaggio siamo partiti in un paesino in provincia di Reggio Emilia, andremo attraverso la Toscana, contiamo di visitare l'Umbria, almeno i posti un po' più famosi, tipo Gubbio, tipo Assisi, andremo a vedere Spello, andremo a vedere anche posti un po' meno famosi, tipo Rasiglia. Rasiglia è un paesino molto suggestivo, completamente percorso da corsi d'acqua, da cascatine. Io una visita, almeno sulla carta, sembra bello, quindi una visita secondo me merita. Da lì andremo a Castelluccio di Norcia, contiamo di andare sulle piane. Non è ancora il periodo, speriamo di fare qualche foto bella come questa, ma è impossibile perché, come dicevo, non è ancora il periodo. Quindi passeremo anche attraverso le zone terremotate, non ci sono più passato dal terremoto, anche perché non me la sentivo onestamente, ma credo che anche loro comunque abbiano bisogno di turismo, quindi credo sia giusto passare anche da questi posti. Poi faremo la strada per arrivare al punto, diciamo, al punto di arrivo del nostro percorso, che è il Gran Sasso. Andremo a visitare per primo Campo Imperatore, un posto sicuramente molto frequentato d'inverno, ma anche in primavera e in estate dovrebbe essere molto suggestivo. Ci fermeremo a mangiare gli arrosticini in questo posto, dove un posto sembra quasi di essere nel vecchio West, dove ti compri gli arrosticini e te li cuoci un po' come ti pare, insomma. E poi andremo a visitare Castelluccio di Norcia, sì, Rocca San Calascio, scusate. La Rocca è costituita da un castello e da un borgo medievale adiacente. E c'è una parte più alta, più antica, che rimane pochi resti, e una parte un po' più bassa, più recente, che è stata recuperata. Poi sul versante opposto c'è la chiesa di Santa Maria della Pietà. Una visita è fortemente consigliata, anche se prevede una scarpinata fino alla chiesa. Nel borgo comunque sono anche presenti dei ristoranti e un bed and breakfast. A questo punto andremo a vedere il borgo di Santo Stefano, un piccolo borgo abruzzese, dovrebbe essere interessante. Poi dopo ti dirigeremo verso casa, naturalmente cercando di evitare quelle che sono le strade più principali, facendo la Toscana, vogliamo fare la strada dei vini, così via, ma tutto questo comunque non fa parte di questo video. Abbiamo volutamente tagliato tutta la parte arrivare a Castelluccio perché non volevamo, diciamo, allungare troppo il filmato, ma volevamo concentrarsi su quello che era il titolo del video, che è quindi il Gran Sasso. Arrivati a Castelluccio abbiamo trovato il giallo predominante, quindi diciamo che le foto non erano così scenografiche come speravamo, quindi abbiamo fatto qualche foto di rito e poi siamo ripartiti in direzione del Gran Sasso.
Erano 5 anni che non venivamo più in questi posti. Onestamente rivedere queste strade, rivedere i posti dove sei stato, che erano pieni di gente, dove ci siamo fermati a mangiare, dove ci siamo fermati a dormire, dà una sensazione di tristezza incredibile. Incredibile vedere che ancora la situazione è quella che è. Davvero, davvero un peccato. Eccoci qua, dopo Norcia, direzione Gran Sasso, abbiamo passato, adesso non ricordo più, il valico di Prato dell'Abate e adesso stiamo andando verso la sella del Predicante. La strada è veramente bella, non c'è nessuno. Siamo nel lago di Campotosto. Non so se si apprezza, sto zitto un attimo che si apprezza il silenzio. Bello, vediamo, giornata bella, calda, veramente molto caldo. Vediamo il proseguo. È la prima volta che veniamo in luglio e devo dire che è veramente altrettanto spettacolare come in primavera. I fiori è tutto fiorito, c'è un profumo che è un peccato non riuscirlo a condividere. La temperatura è fantastica, ma è soprattutto i fiori, i profumi che ci sono che colpiscono veramente. Bello, bello anche in estate. Promosso. Eccoci qua, finalmente siamo arrivati a Campo Imperatore, c'è veramente poca neve. Vabbè, tra l'altro siamo a luglio, c'è una temperatura di 22 gradi, quindi tante macchine, mai visto tante macchine. Campo Imperatore, arrivati. È un percorso che solitamente facevamo in primavera, molto suggestivo in primavera quando tutti i muri di neve ti guidano fino su al Campo Imperatore, ma anche adesso è bello perché è fiorito, la temperatura è migliore, c'è un po' più traffico, però insomma è sempre spettacolare. Maglietta. È già pieno, ma ci facciamo posto anche per il nostro, non si legge niente. Ma il nostro mi sa
biker e Giuri Fava. È arrivata anche per noi l'ora del rancio, là si intravede il posto che abbiamo scelto, ci siamo fermati già 3 volte e a noi piace tantissimo perché lo scenario è incredibile, è vero la carne te la devi cuocere ma è il suo bello proprio, fa parte dello scenario western. Grazie, scusa. A mangiare. Prepari i piatti? Il piatto è un po' grezzo. La birra e i rosticini sono buoni. Funzionale. Spesa totale. Pane, formaggio, coca, rosticini, 17 euro. Dopo il pranzo ripartiti in direzione Calascio. Rocca Calascio. Adesso qua ci fa fare sta strada qua. Mi dice di fare sta strada. Speriamo bene. Non sarà sicuramente l'unica strada, però abbiamo deciso di provare a farla anche perché sembra bella. Via, proviamo, al massimo torniamo indietro. Rocca Calascio è stata eretta nel XII secolo, tutto intorno è nato un paesino medievale. Siamo a circa 1400 metri, ci sono 28 gradi, incredibile, c'è un'umidità che si taglia col coltello e si vede anche, non so se si nota, tutto attorno.
Questo è uno delle rocche, castelli più alti d'Italia, così credevo. È stata fondata da... La patata lo sapeva, ma non me lo vuol dire. C'ha il telefono in mano. Ma ci sono 20.000 nomi. Non è affidabile. Comunque... Baronia di Carapelle. Sì, chissà chi è. Se l'ha inventato lei adesso. Comunque nel 1700 un terremoto l'ha distrutto, quindi c'è rimasto quello che c'è rimasto. Si vede qualche segno di ristrutturazione, ma insomma, eccola là. Bella comunque. Le due valli di Rocca Calascio. È stata sede di film come Lady Hawk, Padre Pio e Il nome della rosa, bellissimo Nome della rosa. Ultimo piano. Basta, non c'è più niente. Ci tocca tornare giù. La nostra moto è là in fondo. Cazzo. Chiesa costruita dai pastori, non mi ricordo perché, ma per ringraziare da una battaglia vinta contro l'armata papale, direi, più o meno.